Ciao, sono Caruso di carusocolzi.com. Oggi ti voglio parlare di un importante tema della crescita personale. Non se ne sente mai parlare, ma devi comprendere che a distanza di tanti anni di esperienza professionale con i miei clienti, ho dovuto ripetere questa cosa 1 milione di volte e magari è venuto il momento di spiegarlo anche a un pubblico un po' più grande e sostanzioso. Nella crescita personale quello che facciamo è adattare degli strumenti per la nostra crescita, per il nostro sviluppo, per il nostro miglioramento, chiamalo come ti pare, e questi strumenti ti devono essere passati da qualcuno in qualche modo perché è molto difficile trovarli in autonomia. Io stesso, che ho fatto diversi percorsi di crescita personale, ho faticato a trovare i giusti strumenti e avendo avuto diversi mentori sono stato in grado di avere dei consigli e degli strumenti specifici per me che mi potessero dare una mano ad andare avanti. Ecco che nel mio lavoro faccio proprio questo: aiuto le persone ad andare avanti, a migliorarsi, a svilupparsi sotto tanti punti di vista. Per esempio nell'ambito delle relazioni, per esempio nell'ambito lavorativo, delle performance, del miglioramento delle proprie percezioni di se stesso, perché devi sapere che meglio percepisci te stesso, più consapevole sei di chi sei, più riesci a conoscerti, più riesci a essere responsabile di chi sei tu. Questo significa essere responsabile, abile del saper rispondere di chi sei tu, ma per farlo ti devi conoscere. L'abilità del saper rispondere di chi sei tu ti rende libero. E allora, in una parola sola, potrei dire che aiuto le persone ad essere più libere di manifestare se stessi, di esprimere se stessi, ma anche di conoscere se stessi. O per meglio dire, attraverso la conoscenza di se stessi possiamo finalmente esprimere quello che realmente siamo. Quanto tempo ci vuole per fare questo? Questa è la prima domanda. Usualmente ci va il tempo che ci va, questo è quello che di solito rispondo, ma dovete comprendere che dipende da dove vi trovate voi e da quali strumenti avete già elaborato. Ho finito poco fa di fare una sessione con una persona che ha già lavorato moltissimo su se stesso e aveva bisogno di alcuni strumenti per comprendere alcune dinamiche che stava mettendo in gioco nella propria famiglia. Ecco, in quel caso lì hai bisogno di poco e con 2 o 3 sessioni hai ottenuto tantissimi risultati. Se sei una persona invece che crede ancora che possa andare da un operatore e l'operatore gli possa risolvere il proprio caso, oppure sei una di quelle persone che crede che con quella tecnica si possa risolvere quel problema, amico mio, vuol dire che sei molto indietro e dovrai fare dei passi avanti ma con cautela. Perché? Perché dobbiamo piano rimettere a posto delle tue consapevolezze, delle tue convinzioni. Dobbiamo creare dello spazio all'interno di te in modo che anche tu possa avere delle nuove informazioni da poter processare primariamente in modo interno e poi poter esprimere al mondo, manifestare e mettere in gioco con tutte le tue varie attività quotidiane della tua vita. Ma ecco qual è il punto centrale: nessuno può cambiare te. L'unica persona che può cambiare te sei tu. Ecco qual è la grande differenza, per esempio, fra la terapia e la crescita personale, no? In terapia si cerca di modificare quella persona, di riportarla a un centro, di riportarla a uno stato di equilibrio perché, secondo i canoni, si è un po' fuori dalle righe. Nella crescita personale si tende a ottenere tanti risultati, tanto miglioramento, tanto sviluppo, facendo un lavoro interno. La domanda fondamentale sarebbe: come si fa a lavorare internamente? Lo si fa con la meditazione? Sì, la meditazione è un mezzo, non è l'obiettivo. Quando io sento questi grandi insegnanti di meditazione
parlare della meditazione ne parlano come se fosse una tecnica, ma poi alla fine è l'obiettivo è meditare. No, la meditazione è soltanto lo strumento con il quale otteniamo dei risultati. Quali sono i risultati che vuoi ottenere? Perché può darsi che la meditazione non faccia il caso tuo, può darsi che al caso tuo faccia invece la respirazione. Quali sono i risultati che vuoi ottenere? Vuoi avere delle performance fisiche migliori o vuoi avere delle performance mentali migliori? Sappi che dovrai utilizzare diverse respirazioni, non sono tutte uguali. Oppure il tuo miglioramento ha a che fare con le relazioni con gli altri e con te stesso, in modo che tu possa comprendere sempre meglio davvero che cosa stai portando al mondo. E in quel caso magari la respirazione e la meditazione non è detto che ti aiutino. Vedi, per fare un buon percorso di crescita personale abbiamo bisogno di mentori, di persone che ci insegnano degli strumenti, che ci danno dei tools, ok? Degli strumenti, delle strategie, che ci spiegano dei concetti, delle fasi che stiamo attraversando. E poi dobbiamo avere il coraggio noi stessi di applicare con convinzione quotidiana, con energia, con tempo, con dedizione, con i propri spazi, con i propri tempi, tutti i giorni un pochino, questi strumenti per crescere e migliorare. Lo so che molti di voi avranno già interrotto questo video prima di aver finito. E alcuni di voi che sono arrivati qua diranno: ah, ma Caruso, questo è un modo per vendere più sessioni, tu stai dicendo che alcune tecniche non funzionano, che l'ipnosi non funziona. Non sto dicendo questo, io in prima istanza sono un ipnotista, sono un PNLista, sono un breath coach, mi occupo di meditazione. Queste cose funzionano. Io voglio essere sicuro che tu la smetta di voler essere preso per il culo. Perché è ok vendere dei percorsi di crescita personale, è ok avere più visibilità, ma devi smettere di voler essere preso in giro, perché ci sono tanti operatori nel panorama italiano e nel panorama internazionale che non ti diranno mai che non è con una tecnica che risolvi il tuo problema, è attraverso quella tecnica che potrai incontrare altre soluzioni, nuovi vantaggi, potrai migliorare, ma è un percorso di crescita personale. E ti dico questa cosa che è molto triste, ricordatela: se tu non cresci regolarmente, un po' tutti i giorni, un po' tutte le settimane, un po' tutti i mesi, vuol dire che sei statico, e se sei statico, ciò che non si muove è morto. Sei un peso morto per la società, per le tue relazioni, per te stesso. Ti devi muovere, devi crescere, devi imparare nuove cose e le devi applicare quotidianamente, tutti i giorni un po'. Qual è il tuo punto di partenza? Esattamente quello, questo, in questo istante, questo è il tuo punto di partenza. Dove vuoi arrivare? Beh, indaga dentro di te che cosa vuoi ottenere. Quali sono gli strumenti migliori per ottenerlo? Se non sai rispondere a questa domanda, contattami. Facciamo un percorso insieme, ho tantissimi strumenti da darti, tante cose da insegnarti e tante persone prima di te hanno iniziato un percorso con me e sono arrivate ad ottenere tanti risultati. Ma ricordati, non voglio prenderti in giro, i risultati di cui parlo non sono i miei risultati, sono i risultati delle persone che si sono messe in gioco, che hanno utilizzato un certo tipo di strumenti. E allora, volendo racchiudere questo video, cercando di dare un riassunto a tutte queste parole, nessuno può cambiarti. Il cambiamento avviene sempre dall'interno di chi sei. Ti conosci? Sai realmente chi sei? Perché se non sai realmente chi sei, stai girando a vuoto. Ok? Allora, conosci te stesso. Questo è ciò che ci ha insegnato il grandissimo Socrate. Bene. Sai come si fa a conoscere te stesso? Non lo sai? Ci sono degli strumenti per farlo. Vuoi sapere quali sono? Contattami e te li do. Bene, adesso conosci te stesso. Ma che cosa vuoi ottenere attraverso te stesso? Non lo sai? Contattami, possiamo fare un programma per realizzare chi sei tu. Sai quante persone mi contattano e mi dicono: io non so che cosa sono venuto a fare al mondo.
Anche soltanto questo è un percorso di crescita personale. Chiedersi chi siamo, che cosa siamo venuti a fare qui, sono domande che sono sempre state chieste all'interno di noi da millenni, ok? Vuoi degli strumenti per avere un vantaggio nella comunicazione, nelle relazioni, nelle tue performance, nel lavoro, nella relazione che tu hai con te stesso, ti vuoi sentire meglio, vuoi abbattere degli stati ansiogeni, hai degli strumenti adeguati a questo? Contatta un operatore professionista, in questo caso io mi propongo, ok? Ma ci sono tante persone in Italia che molto probabilmente non stai ascoltando perché non siamo sexy. Perché non ti diciamo che vieni nel mio corso perché nel mio corso tu puoi in soli 5 minuti risolvere tutti i tuoi problemi del mondo. Io queste cose non te le dirò mai perché queste cose sono delle grandi prese per il culo che hanno preso per il culo anche me perché io ci sono passato prima di te, se tu ci stai passando, e non vorrei che qualcuno mi avesse preso in giro. Lo hanno fatto, ho attraversato questo valle di lacrime e adesso eccomi qua, un professionista competente che ha studiato tanti anni e che ti può dare degli strumenti per realizzare te stesso. Il riassunto, nessuno ti può cambiare, il cambiamento è dentro di te, lo devi volere tu, ma non basta volerlo, lo devi mettere anche in pratica, lo devi manifestare. Se non sai come fare, chiedi aiuto. Nella crescita personale impariamo a chiedere aiuto per migliorarci, per svilupparci e per vivere ogni giorno della nostra vita sempre meglio. Se non lo fai, sei destinato a fallire, sei un peso morto per la società e cominci a sentirti peggio, peggio e peggio. Adesso te l'ho detto, hai una possibilità, hai in realtà tante possibilità, ok? Non ti fermare. Il mondo non si ferma mai, la società non si ferma mai. Se ti fermi, sei perduto. L'abbiamo sentito dire tante volte, chi si ferma è perduto, è una grande verità. Se ti fermi, sei perduto. Se ti sei già fermato e vuoi una spinta, contattami perché ho degli strumenti anche per farti ripartire. Ancora un'altra volta. Spero che questo video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti un mi piace o comunque commenta. Il mio nome è Caruso Colzi e noi ci vediamo al prossimo video. In gamba. Ciao.